Ciao, stai cercando una gomma per la tua prossima avventura in moto? Allora non perderti questo video perché ho provato le nuove Anlas Capra X. Le Capra X sono il modello più off-road della gamma dedicata alle maxi enduro di Anlas, l'azienda turca in attività dal 1970 con una gamma interamente votata alle due ruote e da 2 anni disponibile anche in tutta Europa, sta diventando rapidamente un punto di riferimento anche nel nostro mercato, soprattutto per chi guida scooter e maxi enduro. I modelli della gamma dedicata alle grosse turistiche al momento sono 4. Abbiamo le invernali Winter Grip Plus, le tassellate Capra X, le intermedie Capra R e poi le più stradali Capra RD. Ti ricorderai sicuramente che qualche mese fa Anlas mi ha dato la possibilità di vivere una giornata da collaudatore e di provare quindi le Capra RD su una Honda Cross Tourer 1200. Ti invito a guardare quel video per un maggiore dettaglio e più informazioni sulle Capra RD, quindi quelle più dedicate all'asfalto, mentre oggi ci occuperemo delle tassellate, delle Capra X, che non sono gomme dedicate a chi vuole fare l'enduro in senso più stretto, ma più che altro per chi cerca l'avventura. Sono gomme quindi perfette per chi vuole fare un turismo sporco, quindi per chi ha moto come la mia 990 Adventure oppure l'Honda Africa Twin, le BMW GS o le Triumph Tiger, giusto per citare i modelli più noti. Stiamo perciò parlando di endurone fatte per il turismo, con motori generosi, adatti a macinare chilometri con tanti cavalli, ma che di contro possono diventare più difficili da gestire quando siamo in fuoristrada, specie se non abbiamo una copertura che ci faciliti un po' il compito, che ci dia grip. Se durante il nostro viaggio prevediamo di dover affrontare dei lunghi sterrati, ecco che le Capra X possono rappresentare una buona soluzione. Sono classificate M+S, quindi Mud and Snow, perciò sono buone un po' per tutte le stagioni e un po' per tutte le situazioni. Va detto fin da subito che prediligono chiaramente l'off-road all'on-road. Sono, lo ribadisco, gomme quindi adatte all'avventura, o per utilizzare una definizione sposata anche dall'FMI, all'adventuring. Ma veniamo a quello che è il mio test, la mia esperienza. Venendo da una gomma di tipo stradale, appena le ho montate non riconoscevo quasi la mia moto. La prima sensazione non è stata delle migliori, almeno su asfalto. Questo perché ti sembra che lo sterzo si faccia più duro, più pesante, che aumenti la deriva, e quando provi a piegare ti sembra che la moto cada troppo bruscamente. Tutte sensazioni piuttosto comuni a quando si monta un tassellato, e quindi è una questione di tempo. Basta un po' di tempo e si comincia ad acquisire fiducia. Già perché per essere una gomma tassellata ha una tenuta su asfalto che non è affatto male, e dopo aver acquisito fiducia si riescono ad affrontare le curve anche a velocità sostenute. Di certo non si viaggia alle stesse medie con cui si viaggia su una gomma stradale, ma l'andatura è più che decorosa. Inoltre la rumorosità è più che accettabile, anche durante un lungo trasferimento autostradale. Il bello però arriva quando la strada si complica, non vedi l'ora di trovare dello sporco e ti ritrovi così più a tuo agio. Sullo sterrato secco ho trovato subito un buon feeling, in particolare con il posteriore, che ti dà molta fiducia e ti senti in grado di osare. Una volta trovate anche le giuste pressioni ti senti veramente in grado di affrontare grosso modo qualsiasi tipo di terreno. Questa è un posteriore Capra X nuovo, mentre questa è il posteriore Capra X che ho usato nel mio test dopo circa 4.000 km. Come puoi vedere non c'è una grandissima differenza. Sì, il tassello è usurato, ma c'è ancora parecchia gomma, potrebbe fare ancora parecchi chilometri. Non vi stupisco quindi che le Capra X siano tra le gomme preferite da chi partecipa a competizioni come la Gibraltar Race, dove la percorrenza chilometrica ha un peso anche in termini poi di classifica. Inoltre hanno un prezzo che ritengo molto competitivo, perché una coppia di Capra X costa circa 200 euro. Se hai altre curiosità sulle Capra X, scrivile nei commenti. Nel frattempo io prendo le Capra R e le monto sul mio 990, vediamo come si comportano. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, dai gas, ma sempre responsabilmente. Ciao!